Il 24 aprile del 1862 nacque il grande scrittore e poeta inglese Arthur Christopher Benson. Nacque in una delle famiglie più in vista dell'epoca vittoriana, i cui componenti vantarono doti di eccezionale intelligenza e cultura, ma le cui vicende sentimentali furono purtroppo turbolente, sfortunate e tragiche. Christopher era infatti figlio dell'arcivescovo di Canterbury, Edward White Benson, e di Mary Sedgwick, sorella del grande filosofo Henry Sedgwick. Edward, per fuggire, spaventato e confuso dall'amore che nutriva per il proprio preside dell'Università di Cambridge, si sposò con Mary, la quale a sua volta ebbe molte amanti durante il matrimonio, sino al creare una vera e propria famiglia con la sua amata Lucy Tate dopo la morte del marito. Edward e Mary ebbero 6 figli. Martin White Benson, ragazzo prodigio dalle stupefacenti qualità intellettive che iniziò anzitempo la carriera universitaria, che purtroppo morì di meningite a soli 17 anni. Mary Eleanor Benson, altruista, buona e generosa, fu un'ottima assistente sociale, ma che purtroppo morì di difterite a soli 27 anni. Margaret Benson, egittologa e scrittrice, afflitta purtroppo da disturbo bipolare, che soffrì di allucinazioni, paranoie e autolesionismo. Gelosissima del rapporto tra sua madre Mary e Lucy Tate, decise di ucciderle entrambe. A seguito del tentato omicidio fu internata definitivamente in un istituto psichiatrico. Robert Hugh Benson, scrittore inglese e sacerdote cattolico, fu però anche fervente credente nella necromanzia e nello spiritismo. Frequentò molti medium ed esperti del paranormale, prendendo parte ad alcuni esperimenti di magia con l'allora amico e poi amante Frederick Rolfe, l'eccentrico scrittore inglese noto con lo pseudonimo di Baron Corvo, con il quale gestì la Cambridge Ghost Society, fondata molti anni prima dal padre Edward. Il quinto figlio della coppia fu Edward Frederick Benson, anch'egli romanziere ed anch'egli sofferente da un punto di vista psichico e innamorato segretamente dell'amico Lord Alfred Douglas. Amore non corrisposto, poiché Douglas era amante di Oscar Wilde. Ed infine arriviamo appunto a Christopher, che si dice morì casto. Anch'egli soffriva di una patologia psichica riconducibile ad una psicosi maniaco-depressiva, ma fu comunque uno scrittore prolifico e profondo. Lasciò uno dei più lunghi diari mai scritti, di circa 4 milioni di parole, ed è autore della canzone patriottica più amata tutt'oggi dai britannici, Land of Hope and Glory.